Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi di Jeffrey Dahmer, un cannibale che ha tolto la vita, pensate un po', a 17 persone con atti davvero cruenti, davvero pazzeschi. Ma ovviamente ragazzi, prima di dare il via a questo video, iscrivetevi a questo canale, attivate tutte le campanelline e commentate. Ma come sempre in questo video andremo a fondo, cercheremo di analizzare ogni suo passo, ogni suo movimento, ogni sua tecnica, per capire davvero che cosa aveva nella mente quella persona. Ma iniziamo come sempre dagli albori, perché Jeffrey Dahmer è nato il 21 maggio del 1960 a West Allis, un sobborgo del Milwaukee, nel Wisconsin, come figlio di primogenito di Lion ed Herbert Dahmer, nato nel 1963 e deceduto solo l'anno scorso. All'epoca era uno studente iscritto alla facoltà di chimica alla Marquette University. Visse, malgrado alcuni problemi di salute causati da un'ernia inguinale, un'infanzia tranquilla fino all'età di 6 anni. Qui ragazzi apro un attimino una parentesi, perché contrariamente a quanto affermano alcune fonti biografiche, secondo cui Dahmer visse in un clima familiare molto inquieto, molto violento, e che tra l'altro finì vittima di un vicino di casa che lo violentò più e più volte. Ma questo non è assolutamente vero, raga. Comunque ritorniamo a noi, perché la sua famiglia si trasferì ad Holliston in Ohio. A partire da quell'età, appunto di 6 anni, Jeffrey sviluppò un carattere molto chiuso, molto apatico, sia per l'eccessiva lontananza di suo padre Lionel a causa dei suoi continui impegni accademici, sia per la grave forma di depressione di cui soffriva sua madre Joyce, già ipocondriaca da tempo, motivo per cui richiedeva cure costanti, passando gran parte delle sue giornate poverina a letto. Per ovvie ragioni nessuno dei due genitori dedicò molto tempo al proprio figlio, che poi in seguito, col passare del tempo, ricordò di essersi sentito incerto sulla solidarietà della sua famiglia, fin da quando proprio era piccolino, ricordando per di più le maggiori e frequenti liti che assisteva tra il padre e la madre fin dai primi anni di vita. Quando Joyce però partorì per la seconda volta, nel dicembre del 1966, lasciò proprio che fosse Jeffrey a scegliere il nome del suo fratellino, che fu chiamato David. Dall'anno successivo, ovvero dal 1968 in poi, il piccolo Jeffrey cominciò a collezionare carcasse di animali morti che usava abitualmente seppellire nel retro di casa dei suoi genitori nel giardino. Ma qui, raga, iniziano le prime curiosità strane, perché dovete capire che chiese al padre cosa sarebbe accaduto alle ossa di un pollo se fossero state immerse nella candeggina. Il padre, orgoglioso di quello che credeva essere insomma una semplice curiosità di un piccolino, gli mostrò come sbiancare e conservare in modo corretto qualunque tipo di scheletro di animale. Per esempio nel 1975, quindi diversi anni dopo, Jeffrey decapitò la carcassa di un cane che purtroppo era stato investito da un'auto, per poi successivamente inchiodare il corpo ad un albero e impalare il teschio su un bastone sempre nel bosco proprio dietro casa sua. A 13 anni iniziò inoltre a coltivare fantasie sessuali davvero strane, perché gli oggetti di questo suo desiderio erano persone decedute. A partire da 16 anni però iniziò a consumare grandi quantità di alcolici anche durante il giorno, spesso nascondendo le bottiglie di whisky all'interno della sua giacca che utilizzava per andare a scuola, dove tra l'altro era generalmente visto come uno studente educato e tra l'altro anche molto intelligente, malgrado il suo particolare silenzio durante tutte le ore di lezione. Quando raggiunse la pubertà, Dahmer capì di essere gay, scegliendo in ogni caso di non rivelarlo ai suoi genitori. Ma ragazzi, torniamo un attimo al padre, perché nel 1977 purtroppo scoprì che la moglie lo tradiva con un altro uomo e quindi decise momentaneamente di stabilirsi in un motel. Fatto passare un po' di tempo, i due però ricominciarono ad avvicinarsi ed andarono ad abitare a Kippea Falls, mentre Jeffrey, una volta compiuti i 18 anni, decise di fare ritorno nella vecchia casa in Ohio.
Ad un certo punto però purtroppo i suoi genitori divorziarono e il 18 giugno del 1978, dopo aver preso il diploma, Dahmer mise in atto il suo primo delitto. La sua prima vittima fu Steven X, un autostoppista di soli 19 anni. In quell'occasione il giovane invitò il ragazzo nella casa dei suoi genitori rimasta vuota, dopodiché gli offrì una birra, gli fece ascoltare della musica e poi infine gli tolse la vita soffocandolo con un manubrio da 4,5 kg. Al corpo privo di vita gli tolse tutti i vestiti, si mise a cavalcioni sopra di lui e iniziò a masturbarsi. Ma una volta terminato il tutto, indovinate cosa fece? Smembrò il cadavere. Dahmer, come primo passo, iniziò a sciogliere dei pezzi di carne per poi gettarli nel gabinetto. Una volta fatto questo non si fermò qui, perché decise di frantumare tutte le ossa del cadavere con una mazza da baseball e infine nascose tutti i resti in sacchi per l'immondizia per poi seppellirli sempre nel bosco dietro casa. Terminato questo suo primo agghiacciante delitto, Jeffrey si iscrisse all'Università Statale dell'Ohio, che abbandonò però soltanto dopo 3 mesi a causa della scarsa frequenza delle lezioni e dall'alcolismo. Nel 1979 però, non volendo cercare un lavoro, fu sollecitato, invogliato dal padre, ad arruolarsi come volontario nell'esercito, addestrandosi come specialista medico presso Fort Sam Houston di guarnigione a Sant'Antonio in Texas. Il 13 luglio dello stesso anno venne assegnato a Baunholder nella Germania Ovest, dove servì come soccorritore militare all'interno del secondo battaglione 68° reggimento corazzato dell'8ª divisione fanteria. Trascorsi 2 anni di servizio, a marzo del 1981 fu dimesso per il suo sempre grave stato di alcolismo. Ricevette tuttavia un congedo onorevole, dato che i suoi superiori ritenevano che i problemi che aveva Dahmer nell'esercito non sarebbero stati applicabili nella vita civile. Tornato negli Stati Uniti, Jeffrey fu dapprima spedito nella base militare di Fort Jackson, nella Carolina del Sud, per poi stabilizzarsi a Miami Beach, dove lavorò in una banca del sangue presso un ospedale. Nel 1981 il padre Lionel lo mandò a vivere a casa di sua nonna, Catherine Jamina Huggs, nata nel 1904 e deceduta nel 1992 a West Allis. Lei infatti era l'unico membro della famiglia a cui mostrava affetto e sotto la sua influenza il padre sperava che smettesse di bere, si trovasse un lavoro e cominciasse a vivere in modo responsabile. Inizialmente tale sistemazione con la nonna sembrò proseguire nel migliore dei modi. Infatti il ragazzo lo accompagnava in chiesa e svolgeva volentieri le faccende domestiche e fu stato assunto addirittura come flebotomo presso il Milwaukee Blood Plasma Center per 10 mesi. Ma poi un altro problema, perché fu stato licenziato anche da lì. Dahmer da quel momento rimase disoccupato per 2 anni, spendendo quei pochi soldi che gli dava la nonna in alcolici e in sigarette. Durante questo periodo Jeffrey continuò a coltivare le sue passioni, sciogliendo nell'acido scoiattoli morti e custodendo nel suo armadio, pensate un po', addirittura manichini rubati. Nel 1985, peraltro, quando fu seduto nella biblioteca di West Allis a leggere, un ragazzo gli lanciò un bigliettino nel quale si offriva, insomma, di offrirgli qualche tipo di lavoretto. Sebbene però Dahmer non abbia mai risposto a questo messaggio, quell'evento contribuì a far risvegliare in lui le sue fantasie di dominio e di sopraffazione, portandolo a frequentare sempre con maggiore insistenza i bar gay della città e passare tempi sempre più prolungati nei bagni degli uomini. Ma andiamo avanti ragazzi, perché il 20 settembre del 1987 Dahmer incontrò in un bar gay Steven Duomi, un ragazzo di 25 anni con lontane discendenze finlandesi e originario di Ontanago in Michigan. Dopo aver assunto consistenti quantità di alcolici, Jeffrey tolse la vita a quel ragazzo in una stanza dell'albergo Ambassador Hotel in Milwaukee. Questa volta chiuse il cadavere in una valigia, acquistata ovviamente per l'occasione, per poi portarlo nella cantina
della casa di sua nonna, dove ebbe proprio con quel cadavere rapporti sessuali. Infine il cadavere, come di sua consuetudine, fu smembrato e i resti gettati questa volta tra i rifiuti. Ma qui comincia una serie di elenco, raga, perché 7 mesi dopo tolse la vita Jamie Doxtator, un 14enne di origine nativo americane che frequentava anche lui locali gay della sua zona, in cerca però di una relazione seria. Dopo averlo attirato con un'offerta di $50 per posare di una foto di nudo, Dahmer lo strangolò sul pavimento della cantina per poi gettare i suoi resti sempre nella spazzatura. Ma andiamo avanti, perché il 24 marzo del 1988 Jeffrey massacrò anche Richard Guerrero, un ragazzo bisessuale di 22 anni di origine messicana e anch'egli incontrato in un bar gay. Dapprima lo drogò con una massiccia dose di sonniferi e infine lo soffocò con un cinturino di pelle per poi sbarazzarsi del corpo. Ma qui, ragazzi, si può dire che avvenne una svolta, perché nel settembre del 1988 fu allontanato dalla casa della nonna a causa sia del suo comportamento ambiguo, per dei continui rumori molesti e per dei terribili odori provenienti costantemente dalla cantina. Per questo motivo si trasferì in un appartamento a Milwaukee situato vicino alla fabbrica di cioccolato dove finalmente aveva trovato un lavoro. In quello stesso mese però adescò Somsa Sintamson, un ragazzo laotiano di soli 13 anni, promettendo anche a lui dei soldi per un servizio fotografico. Grazie al cielo questa volta la vittima riuscì a sfuggire al suo aggressore e a denunciare le violenze. Grazie a questa denuncia, che fu fondamentale, Jeffrey fu arrestato e accusato di violenza sessuale. In attesa del processo, che tra l'altro lo condannò a 10 mesi in un ospedale psichiatrico, nonostante però l'accusa avesse chiesto l'incarcerazione. Dahmer però, terminato tutto questo, tornò a vivere a casa della nonna. Qui continuò la sua opera, massacrando Anthony Sears, incontrato in un circolo gay. Anche in questo caso la vittima fu drogata, strangolata e infine violentata. Il 14 maggio del 1990, subito dopo aver ottenuto la libertà condizionale, Jeffrey si trasferì in un appartamento sempre vicino a casa di sua nonna, nell'appartamento 213 presso il 924 dell'edificio Oxford, situato sulla 25esima strada a nord di Milwaukee, in una zona presidiata prevalentemente da minoranze etniche e ad altissimo indice di criminalità. Ma sapete cosa fece Jeffrey? Portò con sé la testa mummificata e i genitali di Sears. Da quel momento in poi cominciò ad intensificarsi ancora di più la propria attività da criminale, togliendo la vita in poco più di un anno, in un periodo che va da giugno del 90 a luglio del 91 a ben 12 altre persone con lo stesso identico modus operandi per le vittime precedenti. Va sottolineato però, ragazzi, che dopo il terzo delitto compiuto nell'appartamento 213, Dahmer non tolse la vita più a nessuno per quasi 5 mesi, anche se effettivamente però in almeno 5 occasioni tra l'ottobre del 1990 e il febbraio del 1991 tentò di adescare senza successo diversi uomini nel suo appartamento. Sempre in quel periodo, in diverse occasioni, Jeffrey confidò all'agente di sorveglianza di aver pensato più volte di togliersi la vita. In questo periodo però non fu mai scoperto né dai vicini di casa né tantomeno dalla polizia, che era riuscita ad entrare pure nell'appartamento in seguito ad un tentativo di fuga della futura vittima, Conerak Sintamson. E sapete chi era? Vi ricordate questo nome, vero? Era il fratello minore del ragazzo laotiano che gli aveva tolto la vita anni prima.
Il ragazzo infatti riuscì a liberarsi e a ricevere fortunatamente soccorso da parte di due donne che chiamarono immediatamente la polizia. Dahmer tuttavia comunque riuscì a convincere gli agenti che St. Thompson Fon fosse il suo fidanzato e allontanandosi per una banale lite. Ma quando gli agenti di polizia se ne andarono, Jeffrey gli tolse la vita, abusò di lui, lo smembrò e, pensate un po', mangiò addirittura dei pezzi della sua carne. Gli agenti in seguito furono stati molto criticati per non aver ascoltato quelle donne e ignorato le telefonate dove si sarebbero aggiunti dei dettagli molto importanti. Infatti quelle donne, la gente che aveva risposto appunto a quella telefonata, avevano detto di aver sentito dei commenti razzisti verso quella vittima e di non aver condotto nemmeno ricerche nell'appartamento di Jeffrey, dove tra l'altro proprio nella sua camera era ancora riverso per terra uno dei cadaveri delle sue vittime. In seguito a queste polemiche ovviamente gli agenti furono rimossi, ma non molto tempo dopo però vennero reintegrati e addirittura uno dei due divenne capo di una sezione di polizia della provincia. E qua ripartiamo raga, perché il 22 luglio del 91 Dahmer invitò Tracy Edward nella sua abitazione, dove ovviamente per prima cosa gli somministrò una fortissima dose di sonniferi. Successivamente la manettò a un braccio e la costrinse ad entrare nella stanza da letto. Accortasi però della presenza di foto di cadaveri, ma ragazzi non cadaveri normali, foto di cadaveri smembrati appesi al muro, e anche dopo aver sentito un odore nauseabondo proveniente da un barile, Edward fortunatamente riuscì a colpire l'aggressore con un pugno per poi fuggire immediatamente da quell'appartamento. Fermato da una pattuglia però convinse gli agenti Robert Rauter e Rolf Müller ad andare appunto a controllare in quell'appartamento. Effettivamente a questo punto gli agenti andarono e furono subito rinvenuti numerosi resti di cadaveri conservati in frigorifero, alcune teste e mani tagliate di netto, teschi umani dipinti, peni conservati nella formaldeide, due cuori umani conservati in dei sacchetti di plastica e fotografie di cadaveri smembrati conservati nei suoi cassetti. A quel punto Jeffrey reagì e dopo una breve colluttazione con gli agenti fu immobilizzato e condotto immediatamente in prigione in attesa di essere sottoposto a processo. Ragazzi, il processo di Dahmer iniziò il 30 gennaio del 1992 a Milwaukee, in cui dovette rispondere a ben 15 capi di imputazione davanti al presidente della corte, ovvero il giudice Lawrence Graham. Per poter effettuare comunque il processo in maniera dignitoso e per proteggere l'imputato dalle eventuali varie aggressioni dei familiari delle vittime, venne messo in isolamento nel tribunale circondato da poliziotti. Lui si dichiarò colpevole il 13 gennaio e nonostante la difesa avesse invocato un'infermità mentale per il proprio assistito, Dahmer fu riconosciuto colpevole e con la sentenza del 13 luglio del 1992 condannato alla pena dell'ergastolo per ogni delitto, totalizzando la bellezza, pensate un po', di 957 anni di prigione. La sentenza infatti era stata strutturata in modo tale che anche se i legali avessero eventualmente tentato un ricorso in appello, Jeffrey Dahmer non sarebbe comunque mai più stato rimesso in libertà. Poco prima di perdere la vita alla presenza del padre Lionel, rilasciò una lunga intervista confessione al giornalista televisivo Tom Phillips, nella quale cerca di spiegare le sue profonde ragioni di questo suo modo di aver agito. Pensate che addirittura Jeffrey rifiutò ogni tipo di colpevolezza da parte dei genitori e della sua educazione, assumendosi appieno la totale responsabilità di quei delitti. In parte attribuisce il perché di queste sue azioni alle sue incontrollate pulsioni sessuali e in parte per il fatto di essersi allontanato dalla fede. Infatti ragazzi, alla domanda del giornalista su quale fosse il motivo per cui sentisse la responsabilità dei delitti solo dopo essere stato catturato, e non solo ma anche sul perché di questo suo comportamento, Dahmer rispose con queste parole: sono convinto che se uno non crede nell'esistenza di Dio che gli chiederà conto delle sue azioni, allora perché dovrebbe comportarsi bene?
Raga, queste sono le sue parole. Subito dopo la condanna, Dahmer fu incarcerato nel Columbia Correctional Institute di Portage, dove lì ritrovò la fede e si riconvertì nel cristianesimo. Ma andiamo avanti, ragazzi, perché qui arriva una cosa incredibile. Perché il 3 luglio del 1994 il detenuto Osvaldo Durruti tentò di tagliargli la gola con un rasoio nascosto all'interno di uno spazzolino da denti mentre Jeffrey stava partecipando a una funzione religiosa nella cappella del carcere. In seguito a questo avvenimento gli fu proposto il trasferimento in isolamento, ma per la sua sicurezza. Ma Dahmer si rifiutò, ritenendosi pronto a morire e ad accettare qualsiasi tipo di punizione che potrebbe ricevere per dare giustizia agli orribili delitti da lui commessi. Il 28 novembre però fu nuovamente aggredito da Christopher Scarver, un detenuto sofferente di schizofrenia che lo colpì con l'asta di un manubrio rubata dalla palestra del carcere. Tale aggressione, ragazzi, gli risulterà fatale e perse la vita durante il trasporto in ospedale a causa dell'ovvio trauma cranico riportato. Pensate, ragazzi, che in seguito il suo cervello fu prelevato e conservato per studi scientifici. Dopo il suo decesso anche la casa dove aveva commesso tutti quei delitti fu demolita. Ragazzi, come sempre vi chiedo di mettere nei commenti la vostra idea. Cosa ne pensate di questa persona? Spero che questo video vi sia piaciuto. Ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, condividetelo su tutti i vostri social, attivate tutte le campanelline e commentate, ragazzi, commentate. Noi ci vediamo prestissimo al mio prossimo video. Ciao a tutti, raga, e stay tuned.